Capitolo terzo. La presenza del nome. Il concetto di gloria. La Bibbia designa la presenza del nome con il suo attributo primario, cioè santo. Quando questa santità si manifesta, essa irradia gloria. Dove Yahweh opera, lì si manifesta la gloria della sua santità. Quando i profeti ne annunziano la parola, essi sono certi di muoversi entro la gloria della sua veracità e sapienza. Anche attraverso il castigo si manifesta la gloria del suo amore e della sua fedeltà. Dovunque e in ogni circostanza della storia Yahweh è accompagnato dalla sua gloria, come il sole dalla propria luce. Sotto questo aspetto gloria e nome indicano Yahweh medesimo, il 3 volte santo. Per dire che questa gloria se è sovrumana non è però nascosta. Il libro sacro la designa con un sostantivo elementare, cioè peso, un termine con cui il bambino apprende la realtà delle cose che lo circondano, ancor prima di esercitare la facoltà di pensarle. Ed è questo il significato di gloria, nella lingua dell'Antico Testamento, che, come tutti sappiamo, è l'ebraico. Quando Yahweh appare al profeta Ezechiele sulle sponde d'uno dei fiumi del delta dell'Eufrate, egli lo descrive al centro d'un trono sorretto dai cherubini, appunto per esprimere questo immateriale peso che sovrasta il mondo. Non dobbiamo meravigliarci della rudimentale semplicità di questo termine, poiché la Bibbia ha conferito significati nuovi e originali a parole incontrate sul suo millenario cammino. L'Antico Testamento è legato a una cultura, e alla lingua entro cui tale cultura si era venuta formando. Ora la lingua ebraica è del tutto priva di terminologie adatte alla speculazione, è quindi refrattaria ai concetti astratti. Noi, figli della più razionale cultura greco-latina, e insieme ammiratori affaticati delle due rispettive lingue, dobbiamo però tener presente che già i rabbini del tempo del Cristo, pur conoscendo il greco, erano del parere nientemeno che la lingua ebraica, pur così primitiva e anche povera, fosse una lingua rivelata dagli angeli al popolo della parola. A tanto giungeva il loro apprezzamento per questo strumento, semplice ma senz'altro potente. La lingua ebraica formula concetti mediante cose e atti. Esempio tipico di questa mentalità è il termine dabar, che significa simultaneamente parola, cosa, azione. Da presupposti tali sono scaturiti risultati specifici, in quanto essa ha favorito una data inculturazione dell'opera divina nella storia. Diremmo che ha reso cordiale al tempo una iniziativa soprannaturale intenzionata a entrarvi. In tal modo una lingua che ha modellato un pensiero, ha potuto esprimere concetti a cui una lingua razionale come quella greca avrebbe opposto forse un tormentato cammino, come risulta chiaro dalle controversie teologiche sorte all'interno del cristianesimo dei primi secoli, dall'agnosi in avanti. Ecco perché, senza mediazioni speculative, la Bibbia non concepisce il suo Dio se non in azione. Il Dio biblico è un Dio che opera, crea, plasma, chiama, elegge, libera, promulga, dà, castiga, fa risuscitare, redime, insomma salva. Abbiamo fatto questo discorso, per poter comprendere su quale intima base la confessione del nome presso questo popolo fosse collegata con la manifestazione della sua gloria, la quale, come abbiamo già fatto osservare, coincide con gli interventi di Yahweh nel tempo, e questo sia che Yahweh crei il firmamento, sia che dia al suo popolo le 10 parole di vita, i cosiddetti comandamenti. Il Salmo 19, ad esempio, mette sulla medesima quota di gloria la creazione delle stelle e la legge data a Israele. L'irradiazione della gloria. Durante tutta la sua storia, Israele non ha mai dimenticato, anzi ha vissuto e sempre ritenuto sua esperienza fondamentale, l'evento dell'Esodo insieme con i prodigi che l'accompagnarono, quando la gloria si manifestò nell'uscita dall'Egitto, precedendo Israele come una nube di fuoco, sul monte Sinai fra lampi e squilli di tromba, abitando la tenda del convegno dove nessuno osa entrare fuorché Mosè, che esce con la faccia irradiata. Tutti ricordavano che la gloria del nome aveva preso dimora nel tempio appena costruito, e dove Isaia la vede tra i serafini che l'acclamano, mentre il tempio sussulta sulle sue fondamenta. La manifestazione della gloria a Mosè sul Sinai viene mediata dall'apparizione dell'angelo di Yahweh in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto, Esodo 3,2. Sull'identificazione di questo angelo sono state fatte varie ipotesi. Molti lo hanno identificato anche con lo stesso Yahweh, del quale peraltro la Bibbia medesima parla come di colui che abita nel roveto,
Deuteronomio 33,16. Ci chiediamo se in questo angelo non possa essere ravvisato il segno visibile del nome, con il quale la teofania dell'Esodo è collegata per vari aspetti. Il primo dei quali sta nel fatto che il nome Yahweh viene rivelato proprio nella cornice della scena stessa. Secondo, la forma visibile del fuoco si apparenta strettamente con quanto i profeti proclameranno sulla natura della parola che annunziano con l'autorità del nome, per la cui potenza la parola è detta infinite volte, fuoco. Divorante. Terzo, è da notare la mediazione che la nostra ipotesi opera fra l'identificazione diretta dell'angelo con lo stesso Yahweh, per qualche motivo qua e là problematica, e l'altra che vi scorge un semplice messaggero, che a molti pare eccessivamente riduttiva. Vi è un testo biblico che sembrerebbe offrire un particolare consenso alla nostra ipotesi. Rivolgendosi al suo popolo in procinto di continuare il viaggio attraverso il Sinai, verso la terra promessa, Yahweh dice: Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino, e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, ascolta la sua voce e non ribellarti a lui. Egli, infatti, non perdonerebbe la vostra trasgressione, poiché il mio nome abita in lui. Esodo 23,20-22. Saranno coincidenze, ma meritano di essere notate, insieme con le molte altre che i testi biblici presentano sull'argomento. Una cosa è certa: sulla bocca d'un popolo primitivo come l'Israele dei padri, le cui antichissime tradizioni religiose incarnavano un pensiero teologico senza procedimenti speculativi di sorta, i termini gloria nome possedevano in sé medesimi il dinamismo delle azioni ad essi ascritte, e la diretta causalità sugli interventi che guidarono Israele nell'esperienza del suo Dio. Nei profeti e nei salmi la teofania del nome diventa giorno di Yahweh, manifestazione e insieme intervento, giudizio e anche uragano meteorologico. Nel Salmo 29, ad esempio, si leva come un vento potente dal Mediterraneo, investe le foreste di cedri sul Libano, fa balzare il monte Hermon come un vitello scavezzato, poi volta verso sud, dove fa torcere il deserto del Negev sino a Kadesh. Tutta la Palestina è scossa dalla voce di Yahweh, che risuona nel tuono fra guizzi di lampi. Ma, dolcissima cosa, nel tramortimento generale c'è un solo luogo, un punto dove il turbine non infuria, ed è là dove un popolo, altrimenti atterrito, si raccoglie per applaudire alla potenza della gloria che si rivela. È il Tempio di Yahweh in Gerusalemme, dove ha dimora il suo nome e dove nella confessione e nella lode ne viene esaltata la grandezza. Questa teofania, che spaventa altri popoli, comunica a Israele, che sa, forza mediante la benedizione e la pace. I filologi hanno un bel dire che questo antichissimo salmo dipende letterariamente da un archetipo ugaritico, quando d'altra parte trascurano di dirci che nell'esemplare cananeo, il dio della tempesta dà soltanto prova di furore spasmodico durante una equivoca ebbrezza, cose tutte che, dai tempi delle divinità d'Omero, sono sempre servite a far nascere fra gli uomini le religioni della paura, ossia le più malvagie fra le malattie che affliggono lo spirito umano. Il segno della gloria. Riguardo al Tempio, luogo della gloria, la teologia di tendenza deuteronomistica insiste di continuo sulla particolare presenza del nome nel luogo che il Signore vostro Dio avrà scelto fra tutte le vostre tribù, per stabilirvi il suo nome, Deuteronomio 12,5. Perciò Gerusalemme, città dell'unico Tempio, e insieme città delle promesse messianiche fatte a David, è la dimora che Yahweh ha scelto per fissarvi la sede del suo nome, Deuteronomio 12,11. Da quando ho fatto uscire Israele mio popolo dall'Egitto, io mi sono scelto una città, affinché mi si costruisse una casa ove abitasse il mio nome. Primo Re 8,16. Il colle di Sion, sul cui pendio era appoggiata Gerusalemme e sulla cima del quale venne costruito il Tempio, è salutato dal profeta Isaia con il noto vaticinio. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti e sarà il più alto dei colli. Ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte di Yahweh, al Tempio del Dio di Giacobbe, affinché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà l'insegnamento e da Gerusalemme la parola di Yahweh. Isaia 2,23. Nella visione messianica, intorno alla dimora del nome si raduneranno dunque tutte le genti della terra, e il luogo sarà riconosciuto come sede della giustizia e della sapienza,
nella persona di un futuro re che ne porterà i simboli sugli omeri. Durante il suo regno, la conoscenza di Yahweh riempirà la terra come le acque colmano il mare, Isaia 11,9. Soprattutto in Isaia l'intera storia della salvezza è vista dalla vetta del Sion. Di qui la ricorrente espressione. Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande è in mezzo a voi il Santo di Israele. Isaia 12,6. Sotto lo splendore della gloria. Qui però è da osservare che, se la vita religiosa della comunità ebraica ruotava, bene o male, intorno al sacramento di tale onnipotente e provvida presenza, questa, in termini di puro riscontro umano, preparava Israele a inevitabili prove, tentazioni e amarezze. L'esilio ne dà un esatto riscontro. In nessuna religione del tempo si ebbe una divinità che sottoponesse il suo popolo al rischio di non reggere a una benevolenza esigente e incomprensibile. Ci pare che agli studiosi, impegnati nelle eccellenti occupazioni intorno al corpo teologico delle Sacre Scritture, sfugga talora il fatto che l'Israele della storia aveva occhi anche per confrontarsi con le civiltà confinanti, così come si fa con un compagno di viaggio, e anche sensatezza per pensare la propria fede in termini di risultati politici, sociali e pure economici, paragonandosi con le religioni rispecchiate sul territorio palestinese da ogni punto dell'orizzonte. Insomma, per dirla teologicamente, talora si fa credere, per involontario errore, che Yahweh avesse dato a ogni israelita la sapienza dei profeti. Gli dei degli imperi da cui Israele era circondato, avevano dotato i loro popoli di armate invincibili, come quelle delle potenze mesopotamiche, avevano concesso fama ed esaltazione attraverso opere che avrebbero reso sacro un territorio, come quello dell'Egitto, oppure avevano donato la splendida saggezza della razionalità, come Minerva ad Atene. A Israele, invece, Dio aveva dato un'eroica speranza nel suo incorruttibile nome, e soltanto per essa Israele fu e resta popolo della elezione. Ed è vero, ma questo privilegio non autorizza nessuno a pretendere che si debba battere le mani all'ombra della gloria del Calvario. Oltre a questa difficile e tempestosa convivenza, ciò che turbava Israele era il fatto di non essere mai riuscito a moltiplicarsi e a diventare una etnia numerosa, come erano divenuti i popoli che lo minacciavano da ogni parte. Eppure, le promesse fatte ad Abramo un millennio prima puntavano alla lettera proprio su questo. In conclusione, il nome che procedeva alla testa di Israele, nomade con i nomadi, sotto la medesima tenda, sedentario in Gerusalemme nella medesima città, gli riservava una presenza di favore con una vigilanza, gelosa, insieme con drastiche cure. Ne erano garanti i profeti. Certamente le collere dei profeti su alcuni culti cananei, che agli occhi di un Israele appena uscito dal deserto e dalle steppe del sud palestinese, dovevano apparire come normali tecniche agricole, spiegano qualcosa intorno all'odio che spesso circondava le loro persone, e intorno alla loro mala fine, di cui anche la tradizione talmudica rende onesta e dolente attestazione. Considerando ciò, la gloria entro cui il nome si manifestava nelle teofanie, stava a un passo dall'essere ritenuta come una nube incombente e minacciosa. Appunto in questo quadro si dà luogo a una passione del nome, vale a dire a una situazione in cui la presenza di Yahweh sostenne l'accusa e la ritorsione d'essere Dio di un incomprensibile amore, di cui quello di Gesù vorrà essere soltanto un'imitazione tenera e attenta. Comunque fosse, se la piccola nazione dell'epoca della monarchia poteva trovare troppo esigente il rapporto con l'Emmanuele al centro della propria esistenza, nessuna condotta di vita poteva prepararlo alla comprensione di quanto Yahweh stava per fare con l'esilio, allorché avrebbe consegnato il proprio nome al ludibrio delle nazioni idolatre, che distrussero la tenda della sua dimora sul Sion. Sappiamo che i profeti addebitano al peccato d'infedeltà questa sciagura, però sappiamo pure che, come per il Cristo sul Calvario, non sarebbero state sufficienti le sole iniquità umane a indirizzare il Dio biblico verso il traguardo di un sapiente disegno. Sarebbe assurdo arguire che i peccati dell'uomo possano diventare una scuola per la sapienza divina. Per noi, in ultima analisi, la condotta del nome durante quell'evento della storia della salvezza che chiamiamo esilio, è prima di tutto una profezia in atto, e un paradigma della passione che il nome, divenuto carne, avrebbe adempiuto nella sua natura assunta. Ubbidienza del Cristo, di cui parlano i libri del Nuovo Testamento, alla luce della teologia dell'esilio non appare come una semplice sottomissione a una volontà preponderante, sia pure paterna, ma piuttosto come una fedelissima e appassionata interpretazione di quella, anzi, la pienezza medesima della sua presenza fra gli uomini,
Confronta Giovanni 14,7-11.